Seconda puntata di Temptation Island e quindi seconda puntata di commento. Prima di entrare nel merito del discorso, vi ricordo, qualora aveste piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti. Allora, partiamo dalla coppia, secondo me, più discussa della seconda puntata, e non è quella di Sara e Gabriele, con la quale ci concentreremo dopo, ma quella tra Soraya e Christian. Onestamente a me Christian ha fatto una tenerezza incredibile, perché è stato trattato malissimo, è stato umiliato e deriso dalla sua stessa fidanzata, che non ha mostrato alcun pentimento per quelle parole pronunciate, al cospetto di tutti i single del villaggio che si sono uniti allo sbeffeggiamento di Christian. E questo è molto grave, perché comunque finché lo dice lei traccia una linea di confine, anche se a mio avviso avrebbe dovuto evitare. Però se poi permette anche agli altri di prenderlo in giro semplicemente per una maschera di Spider-Man, che per carità può essere anche una cosa che a te dà fastidio, ci sta che per la cosa lo prendi un po' in giro, no? Magari sul momento, però poi lei ha sgravato, è stata troppo pesante, ha raccontato anche dei dettagli intimi troppo pesanti, che sono pesanti per lui, ma sono pesanti anche per lei, perché comunque anche lei viene vista da casa dalla sua famiglia e dalla famiglia di Christian. Infatti io non capisco come abbia potuto rivelare tutte quelle cose sapendo che ci sono delle telecamere. Poi per carità, magari delle telecamere ti dimentichi sul momento, però onestamente, allora, io non so se quelle cose siano vere o meno. Possono anche essere vere, anche perché Christian in parte ha confermato, poi ha detto che su determinate cose, per esempio dell'affitto, riguardava solo un mese, non era una costante, ma questo è un dettaglio che è un po' irrilevante, perché si parla di un problema di coppia, ma che va oltre la coppia, perché praticamente lei ha attaccato Christian su tutti i fronti, su cose che onestamente poteva evitare di dire in un contesto pubblico. Ripeto, possono essere vere, possono essere false, può essere vera soltanto una parte, questo non è così importante. La cosa importante che salta all'occhio e all'orecchio di chi ha ascoltato è che quelle parole comunque hanno veramente distrutto Christian in una maniera incredibile, quindi Soraya poteva anche partire dalla parte della ragione inizialmente, ma con quelle dichiarazioni, con quell'atteggiamento, anche nei confronti del single, onestamente credo che abbia un po' sgravato. Poi gli atteggiamenti lì di vicinanza più o meno ce l'hanno tutti e tutte, quindi io su quello, fin quando non si va oltre il limite, e mi sembra che Soraya anche quando erano in acqua abbia messo qualche paletto, inizialmente almeno, finché non si va oltre il limite, bene o male fa parte del gioco. Però con le parole io credo che bisogna stare un attimo attenti, soprattutto quando sai che dall'altra parte c'è una persona che in teoria tu dovresti amare, o quantomeno nutrire un certo affetto. Ha detto addirittura che neanche lo può più vedere, non lo sopporta più minimamente, ma quella è la cosa minore, quella è la cosa che probabilmente riguarda di più la coppia e che era maggiormente attinente. Il resto, che non tengo neanche a ripetere, secondo me se la sarebbe dovuto evitare. Nella clip di presentazione sembrava messo in cattivissima luce Christian proprio per il fatto di non portarla mai da nessuna parte, cosa che a quanto pare è vera, e quindi lui dovrebbe essere più attivo, perché anche a Temptation Island mi sembrava un po' spento, onestamente. Poi non so le motivazioni per le quali lui sia così, se è così di carattere oppure se lo è diventato nel corso del tempo, però se tu hai quel tipo di problema con il tuo ragazzo, che poi lavori per tuo padre o meno, onestamente tu devi troncare a quel punto, devi troncare la relazione e non andare a spiattellare tutte quelle cose in giro. Quindi Christian veramente mi ha fatto grandissima tenerezza, spero per lui che riesca a superare questa botta, che secondo me è bella pesante, insomma. Un po' come Giovanni, solo che Giovanni l'ha attutita meglio ed erano cose un po' diverse, era una situazione un po' diversa. Lui invece proprio indifeso, l'ho visto tra l'altro, davanti a quel video, non sapeva come replicare, non sapeva come rispondere. Inizialmente, anzi, io mi aspettavo una reazione forte degli attacchi a Soraya, invece è stato molto pacato dopo il primo video, nonostante lei l'avesse distrutto. Poi un po' si è incominciato ad accendere, però comunque lei è sempre stato sulla linea, perfetto. Poi mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto sulla questione del non limitare l'altra persona, perché lui non dirà mai cosa fare e cosa non fare all'altra persona o ad un'altra persona in generale, e io sono molto su questa linea di pensiero, mi ci ritrovo molto anche
per il mio passato, insomma, e quindi mi sono piaciute tantissimo quelle parole e penso che a tanti siano piaciute. E non sono solo parole di circostanza, perché lui le ha messe in pratica davvero, probabilmente un po' troppo, non che dovesse controllarla, ma semplicemente per il fatto che si è interessato poco a quello che faceva lei, ecco. Però forse dovrebbe trovare un attimo una via di mezzo, ma non meritava sicuramente quel trattamento. Per quanto riguarda invece la coppia composta tra Sara e Gabriele, onestamente Gabriele è ormai la solita fuga dal villaggio che praticamente rivediamo in ogni edizione. Prima, quando l'ha fatta Ciro la prima volta, era una cosa speciale, se la si fa 2 volte ok. Qui praticamente era inutile, anche perché, per carità, magari è stata dettata dalla rabbia, oppure era una relazione tutta costruita, perché qui su questa coppia non sappiamo più nulla, visto quello che è emerso al di fuori. Però di fatto lui è andato per confrontare per faccia a faccia con Andre, il tentatore, e poi il tutto si è risolto con un nulla di fatto, perché praticamente era semplicemente insultato a distanza. Probabilmente Andre neanche l'ha sentito e se n'è tornato via chiedendo il fallo di confronto. A questo punto sono curioso di vedere se lo accetterà o meno Sara, per capire se la loro avventura si concluderà, però io penso che possa, anche alla luce delle vicende successe, essere l'ultimo faro di confronto questo. Vediamo poi se sarà così oppure no, indipendentemente poi dalla cronologia, perché magari ce ne potrebbero essere anche stati altri, ma potrebbero mandare in onda solo quello decisivo. Per quanto riguarda invece Alessandra Rosario, beh, Alessandra ha scoperto un altro tradimento di Rosario, che lui è stato un genio, Rosario è proprio geniale, parla all'orecchio di Danilo, dicendogli di scegliere Giada, racconta praticamente in pochi secondi la loro storia, la loro vicenda, e pensava di non essere sentito in un programma televisivo dove ci sono microfoni e telecamere. Lui racconta tutto, già quindi spiattella tutto dal primo secondo che si trova sulla spiaggia di Temptation Island e praticamente viene colto in flagrante e Alessandra già sa tutto. Poi lui neanche si è presentato al fallo di confronto, ma onestamente non mi aspettavo che facesse una scelta diversa, è arrivato lì e non ha capito neanche il motivo per il quale lei ha richiesto il confronto. Io una cosa che mi chiedo, no? Può essere che nessuno da una parte e dall'altra capisca le motivazioni del falò di confronto richiesto dall'altro? Non ci arrivano, anche Sabrina ha fatto la stessa cosa con Giovanni, non ha accettato il fallo di confronto perché riteneva di non aver fatto nulla, e invece mi sembra comunque che stia facendo sempre di più e si stia allargando un po' troppo e abbia anche parlato parecchio, insomma, abbia detto delle cose molto molto pesanti su Giovanni. Io credo che il fallo di confronto, se determinate cose non l'hai mai sentite, le senti per la prima volta al primo confessionale o comunque nelle battute iniziali del programma, credo che sia anche legittimo. Poi è anche legittimo rifiutare, per carità, anche perché magari uno si fa quel tipo di percorso e vede l'evoluzione. È vero che Rosario non ha fatto granché all'interno, ma è emerso qualcosa che all'esterno forse è stato anche peggio, perché qui quello che fai al villaggio lo fai più o meno consapevolmente, più o meno, perché non tutti, però più o meno consapevolmente, dato che ci sono le telecamere. Quello che è successo fuori invece lo fai sempre e comunque di nascosto, tant'è che Alessandra non lo sapeva. E anche lei mi ha fatto un po' di tenerezza, però onestamente l'unica cosa che le si può rimproverare è che forse piange un po' troppo già dall'inizio, insomma. Per quanto riguarda le altre coppie, ancora non abbiamo notizie, le altre 3 coppie, forse le avremo nella prossima puntata o comunque nelle prossime. Già nella prossima potremo togliere Sara e Gabriele, che sono stati più discussi e che sicuramente hanno acceso, nonostante delle vicende un po' compromettenti, hanno acceso l'attenzione e i fari ancora di più su questo programma. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.